rapporto tra Trento e Chiara Lubich è un rapporto che si è rinnovato con il centenario della nascita e con le celebrazioni e con la mostra che abbiamo organizzato alla Città Mondo. E poi ha proseguito con questa nuova mostra che prende spunto dal rapporto tra Chiara Lubich e Roma, che in realtà è il rapporto tra Chiara e le città. Sono città non solo concepite urbanisticamente dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista dello spazio, sono anche pezzi, come dire, ponti di dialogo, di confronto, di unità e anche di contaminazione e di rispetto delle diversità. E quindi è interessante, insomma, dal punto di vista istituzionale, dei territori e delle comunità, raccogliere e fare i conti con questa eredità culturale, spirituale, ma anche civile. Chiara Lubich ha lasciato di Trento questa definizione stupenda, la Trento ardente. La nostra città è una città al confine, una città di frontiera tra i mondi, e sappiamo che tutto quello che Chiara ha detto sull'unità. L'esperienza della guerra, della Trento bombardata, è un'esperienza che ha segnato la nascita del primo focolare, che è nella storia della città, e io credo che il ricordo a quelle giornate sia un ricordo quanto mai attuale, sia perché viviamo in un mondo in cui la guerra viene normalizzata, sia perché dobbiamo fare tutto il possibile, credenti e non, per attingere ad ogni riserva di speranza in questi tempi difficili. Chiara ci invitava a due cose in particolare: a morire per la nostra gente, e quindi il rapporto con il quartiere, con la città, con la nostra gente. Nello stesso tempo essere uomini mondo, cioè che avevano a cuore l'intera umanità. Non basta amare chi ti capita a fianco, chi sta gomito a gomito con te, il fratello, è importantissimo, ma non basta, c'è un amore più grande, ed è un amore per il sociale, per la politica, per l'umanità. Chiara si è persa nella folla, ma nello stesso tempo questo sguardo di luce Chiara lo ritrova negli altri. Chiara era romana da sempre, pur essendo diventata cittadina formalmente al compimento degli 80 anni nel 2000. Cittadina romana perché? Perché amante delle città, consapevole del ruolo decisivo che hanno le città per generare i cambiamenti e creare comunità tra le persone, e allo stesso tempo universale. Il movimento dei focolari, il lavoro che si è fatto nei decenni, che continua e che cresce grazie a Chiara Lubich, riguarda, sì, certo, dove ha vissuto, dove è morta, nei Castelli Romani, Trento, da dove viene, città meravigliosa e ferita tante volte per le guerre che oggi ci interpellano drammaticamente, ma la sua romanità è quella di essere venuta con la sua missione nel luogo della Chiesa Cattolica universale e in una città universale. Ecco perché Chiara cresce e la sua eredità cresce con lei grazie ai focolari. Noi ci sentiamo fieri, onorati ed orgogliosi oggi di ospitare a Rocca di Papa uno dei centri più importanti a livello internazionale, se non che mondiale, del movimento dei focolari. Io sono pressoché convinto che ad oggi essere qui, trovarci a Roma in Via del Carmine, è stato un momento di condivisione veramente supremo, oserei dire, perché io ogni qualvolta che mi trovo con voi a condividere questi momenti di pace e di serenità, mi trovo bene nel mio intimo e interiormente, e spero di riportare questa serenità e questi momenti di pace in generale all'interno della mia comunità. La ricostruzione di una speranza. Crediamo che la testimonianza di Chiara Lubich sia davvero universale, importante, un seme che genera continuamente frutto dal punto di vista dell'impegno, del servizio, dell'apertura, ma soprattutto di una riflessione tra vita e pensiero che vanno insieme e si aprono allo spirito. Ecco, vivere la città nell'ottica di Chiara significa vivere una città con uno spirito messianico, con uno spirito di speranza, con uno spirito di sguardo verso il futuro. Un futuro che accoglie, non giudica, è un futuro che mette insieme, è un andare oltre incontrando gli altri. E questo impegno diventa responsabilità. Il fare politica in senso nobile è proprio questo, mettersi in gioco, accogliendo gli altri e trovando una soluzione con uno sguardo verso l'infinito.